Attenzione però, se siete di spirito delicato, se siete persone sensibili, non guardate questo video. Perché nel video vi faccio vedere qualcosa di terrificante, ma perché parleremo di un argomento che può essere per alcuni argomento di sensibilità, argomento di portare a qualche riflessione che magari non gli è piaciuta. Quindi, se siete sensibili, non seguite, per piacere. Allora, oggi parliamo, sapete che io ho già fatto un video dove parlavo del diavolo, parlavo di Satana. Bene, oggi vi voglio fare un passo in più, una riflessione in più. Ovviamente non ne parleremo dal punto di vista della fede né teologico, anche se queste verranno coinvolte per forza di cose. E non voglio dire che è una cosa o che è l'altra. Mi limiterò semplicemente a farvi fare un ragionamento, a farvi fare una riflessione. Io dell'altra volta sul diavolo mi è stato chiesto della moglie del diavolo, la famosa Lilith, che poi non è detto che sia la moglie del diavolo, anzi a quanto pare è ben altro. Ma cominciamo dall'inizio. Chi è il diavolo? Il diavolo è stato chiamato poi nella storia in moltissime maniere, con moltissimi nomi, anche alcuni che non erano dedicati a lui, che poi però sono stati trasformati per lui come Belzebù, che è il padrone delle mosche, il dio delle mosche che era rivolto, è una storpiatura, non voleva neanche dire Belzebù, ma era Belzebù. Comunque, al di là di questo, il diavolo nella Bibbia è citato ed è citato come Satana, ossia dal greco Satan, che vuol dire colui che distrae, colui che allontana, colui che è contrario a Dio e che distrae le persone nel loro percorso verso Dio, verso la rettitudine. Questo vuole dire, ma il suo nome, che viene citato non solo nella Bibbia ma anche nel Corano, dove Satana, che si chiama sempre Satana, ha il nome di Iblis. Iblis però è più un gin della disperazione, quindi non è un vero e proprio angelo, ma uno spirito diverso creato per motivi diversi. E qua entra un po' in contrasto le interpretazioni. Era un angelo, non era un angelo, era un jinn, cioè era uno spirito di fuoco creato con il fuoco, o come dice lui, con l'acqua e con il fuoco, ma non era un angelo. In realtà, invece, in altri libri, tra cui il Vangelo apocrifo di Bartolomeo, antecedente al Corano, si racconta la vera storia di Satana, che in parte è riportata anche nel Corano, perché nella Bibbia in realtà si capisce, non si capisce che è un angelo caduto, gettato via dal paradiso, gettato sulla terra. E quindi non viene spiegato, si può interpretare, ma non viene spiegato chiaramente chi è Satana e cosa fa. Tanto che alcuni studiosi hanno dubitato addirittura che Satana sia il male e che quindi sia proprio un essere così sbagliato. Invece troviamo poi, per esempio, nel Vangelo di Marco, capitolo 8, versetto 3, versetto 31-33, Gesù, che a un certo punto, siccome sta parlando e questa cosa che sta dicendo infastidisce Pietro, Pietro lo prende, lo sposta da una parte e lo riguardisce, lo riprende, dice: no Gesù, non puoi dire queste cose in mezzo alla gente. E Gesù gli dice: lungi da me, Satana, vade retro, vai dietro, vattene, stai lontano. E quindi Satana è colui che è contrario a Dio, colui che cerca, anche in questo caso non volontariamente, ma pensando di fare del bene, cerca di distrarre dalla missione, dal percorso, dal rapporto con Dio.
Ma perché il diavolo, Satana, dovrebbe distrarre le persone dal loro percorso verso Dio o dalla loro strada verso Dio? Qual è il suo scopo? Per riempire l'inferno, come si dice? Infatti, per esempio, sempre nella Bibbia, nel libro di Giobbe, Satana è in paradiso e parla con Dio. Quindi, perché Satana è in paradiso e parla con Dio? Quando poi invece è il male. Di Luca, infatti, si vede poi, dice che Satana, è stato visto Satana cadere come un fulmine dal cielo. Quindi, in un pezzo, diciamo così, della Bibbia, Satana è lì che parla con Dio, in un altro pezzo della Bibbia, pam, è lì che cade dal cielo, ma non se ne sa, non se ne capisce il motivo. Alcuni giustificano poi il motivo per cui Satana è caduto dal cielo, cioè è stato mandato via dal paradiso, dicendo che lui è il vero credente, lui è il vero cristiano. No, cristiano, scusate, è il nome sbagliato. Lui è un vero credente del monoteismo, dell'unico Dio. Perché in realtà la storia che ci viene raccontata anche nel Vangelo di Bartolomeo è piuttosto chiara. Poi arriviamo anche alla moglie di Satana. Abbiate fede, come si dice, abbiate pazienza, ancora per qualche minuto di spiegazione. Nel Vangelo apocrifo di Bartolomeo, come nel Corano, si spiega il perché Satana, angelo o gin che dir si voglia, è stato cacciato dal paradiso e mandato sulla terra. A quel tempo Dio voleva creare l'uomo, aveva già creato i suoi spiriti, i suoi angeli e voleva creare l'uomo. Voleva creare l'uomo, quindi chiede ai suoi arcangeli di portargli la terra, della terra, dai 4 angoli della terra, proprio del pianeta Terra, e di portargli l'acqua dai 4 fiumi del paradiso. Quando gli arcangeli gli portarono la terra e l'acqua, lui la mescolò e ne fece l'uomo a sua immagine e somiglianza. A quel punto gli arcangeli cominciarono a inginocchiarsi e adorare l'uomo, perché l'uomo era un'estensione di Dio, l'immagine e somiglianza di Dio. Satana racconta nel Vangelo, in questo caso di Bartolomeo, non nel Corano dove viene spiegato l'accadimento, che lui, tornato dal suo vagabondare in giro per la terra, tornato al paradiso, incontra l'arcangelo, pare Gabriele, che gli ha detto: guarda, questo è l'uomo creato dalla terra e dall'acqua di fiumi del paradiso, a immagine e somiglianza del creatore, di Dio, adoralo, inginocchiati ad adorarlo. Satana si gira e gli dice: no, scusami, perché devo adorare questo essere fatto di fango e di acqua quando io sono fatto di fuoco? Io sono stato creato prima di lui e sono più potente, più forte di lui. L'arcangelo gli dice: no, guarda, insomma, siccome hai fatto a immagine e somiglianza di Dio, apposta perché noi si sia sottomessi anche a lui, cerca, insomma, di prostrarti, di adorarlo e quindi di far contento Dio, che potrebbe adirarsi con te. E invece Satana si inalbera e dice: no, io non posso inginocchiarmi davanti a questo essere inferiore, e se Dio, vedrai che Dio non si adirerà con me per questo, e se si adira porrò il mio trono contro il suo. Dio arriva e si adira e quindi scaccia Satana dal paradiso, lo lancia sulla terra. Quindi poi arriva a chiedere a tutti gli angeli di adorare l'uomo come sua immagine e somiglianza,
perché l'uomo è la sua creatura speciale. 600 di questi, che erano la schiera di Satana, cioè agli ordini di Satana, che era a rango come gli arcangeli, era un alto rango degli angeli, si rifiutano, dicono: come il nostro capo si è rifiutato, anche noi ci rifiutiamo di ginocchiare davanti a questo essere inferiore. E allora, bam, sulla terra anche loro. Quindi ecco il motivo per cui Satana è stato abbandonato sulla terra. Voi direte: vabbè, però forse qualche motivo ce l'aveva. In effetti, in alcuni altri scritti si definisce che Satana, e in alcune leggende, forse tutti i torti non aveva, perché lui non voleva adorare l'uomo per quanto fosse immagine e somiglianza di Dio, ma voleva adorare solo Dio, che riteneva superiore a sé, mentre tutti gli altri non li riteneva superiori a sé. Quindi poteva sembrare forse che non era così cattivo, ma non voleva essere idolatro, ma adorare solo Dio. In realtà lui metteva davanti alla creazione di Dio, davanti al potere di Dio, la sua vanità. E io sono più di loro perché devo inginocchiarmi a loro, perché ti è stato chiesto da Dio. Perché si sostiene che Satana fosse un gin e non un angelo? Perché alcuni giustamente sostengono che gli angeli non potrebbero mai ribellarsi a Dio e sono sottoposti alla sua unica volontà. Gli angeli, a differenza degli uomini, devono forzatamente, diciamo così, obbedire a Dio. Gli uomini invece hanno la libera scelta, hanno il libero arbitrio. Possono decidere se andare verso Dio o andarsene per i fatti propri, costi quel che costi. Satana, quindi, il racconto continua che dormì con tutte le schiere per 40 anni e poi però il sole, che era molto forte, lo risvegliò. Quindi lui si svegliò sulla terra dopo 40 anni di sonno e vide intorno a sé che c'erano tutte le schiere, i 600 angeli che l'avevano servito come loro capo. Quindi andò, svegliò il figlio, e qui scopriamo che Satana ha un figlio, svegliò il figlio e gli disse: uè, cosa posso fare? Come posso vendicarmi per quello che mi è stato fatto, vendicarmi nei confronti dell'uomo? E quindi si mandò il figlio a cercare qualcosa, un contenitore nel quale lui riversò il sudore del suo corpo. Il sudore del suo corpo poi lo andò e lo immerse nei fiumi del paradiso, e quindi la donna, quando bevve di quell'acqua, restò come ubriaca e quindi piena di libidine, di sesso, di senso, dovuto a questa bevanda, e fu quindi poi ammagliata dal diavolo, che la convinse a traviare anche l'uomo col peccato della mela. Quindi questa fu la prima vendetta di Satana nei confronti dell'uomo, che a causa del quale era stato scacciato dal paradiso. Ed ecco che poi continua la sua missione terrena, continuando a sviare tutti quegli uomini che cercano di mantenersi in contatto di Dio, che cercano di camminare sulla retta via, che cercano la verità. Quindi Satana è il male per l'uomo, perché lo distrae, lo tormenta, lo distoglie dal raggiungimento del suo obiettivo, che è ritornare nel paradiso. Questo è sostanzialmente la figura di Satana, la figura del diavolo. Cosa c'entra la moglie? Sempre in scritti antichi, tra cui quelli accadichi, quindi gli scritti in lingua accadico, parlano di una certa Lilith. La Lilith, che è uno spirito della notte, uno spirito non benevolo, ma uno spirito negativo in questo caso. Però
anche qua non si capisce cosa c'entri con Satana, perché si confondono le cose, un po' come Satana quando viene chiamato Lucifero. Viene chiamato Lucifero da un brano della Bibbia dove in realtà si parla del re di Babilonia. Perché Lucifero inizialmente, si trova in altri testi antichi, era utilizzato per indicare Gesù, in quanto Lucifero in latino e in italiano si intende come portatore di luce. Quindi come può essere una figura negativa un portatore di luce, quando Satana è un portatore di tenebra. Scopriamo però che forse Lilith è stata la prima donna. Come direte voi, la prima donna? Eva, lo sanno i bambini piccoli, Adamo ed Eva, Adamo ed Eva. Come può essere Lilith? E qua veniamo a un altro enigma che c'è nella Bibbia. Nella Bibbia pochi sanno che l'Antico Testamento, in realtà la parte della Genesi, chiamiamo così più che l'Antico Testamento, non sanno che il libro della Genesi in realtà sono due libri scritti in modo diverso. E non si sa perché ancora oggi si discute perché siano due libri scritti in modo diverso e dicano due cose diverse. Però ci sono due pezzi che collimano dal punto di vista cronologico che ci raccontano un'altra storia. E vado a leggervi il brano Creazione dell'uomo, capitolo 26, Genesi 1:15, capitolo 26. Finalmente Dio disse: facciamo l'uomo secondo la nostra immagine e somiglianza, affinché possa dominare sui pesci del mare, sui volatili del cielo, sul bestiame, sulle fiere della terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Capitolo 27, versetto 27. Dio creò gli uomini secondo la sua immagine. A immagine di Dio li creò, maschio e femmina li creò. Quindi Dio li benedisse e disse a loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Dio aveva creato l'uomo e la donna. Ripeto, maschio e femmina li creò. Poi creò tutte le bestie, disse all'uomo di dare un nome, e qua arriva la cosa un po' misteriosa. Poi il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: di tutti gli alberi del giardino tu puoi mangiare, ma l'albero della conoscenza no. Poi arriviamo e dice creazione della donna, il matrimonio. Ma come, se li ha creati maschio e femmina, è già creato l'uomo e la donna, perché creazione della donna? E quindi allora il Signore Dio fece cadere un sonno profondo sull'uomo, che si addormentò. Poi gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Signore Dio costruì la costola che aveva tolto all'uomo, formandone una donna. Poi la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: sentite cosa disse l'uomo. Questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Costei si chiamerà donna perché dall'uomo fu tratta. Per questo l'uomo abbandona suo padre e sua madre e si attacca alla sua donna, e i due diventano una solo carne. Vuol dire questo? Cioè, Dio li aveva già creati l'uomo e la donna, poi adesso crea un'altra donna. Non si capisce. E non si capisce in effetti, nel senso che questo ordine cronologico e questa cosa è dovuta al fatto appunto che sono due libri distinti della Genesi che sono stati fusi insieme. Non si sa da chi sono stati scritti e perché sono stati scritti con due versioni diverse della creazione dell'uomo e della donna. Però altri scritti antichi
anche di carattere ebraico, sospettano, si dice in alcune leggende, che la prima donna era appunto Lilith, che non era una donna di carne, come non l'era l'uomo inizialmente, oppure che l'uomo era di carne formato col fango, mentre la donna era di spirito. Questa donna però, creata assieme all'uomo, uomo e donna li creò, maschio e femmina li creò, era uguale all'uomo, quindi non voleva sottoporsi all'uomo, perché Dio diede il comando che la donna fosse sottoposta all'uomo, assieme a tutti gli animali, la terra, il cielo, eccetera, eccetera. Non volendo questo, arrivò, diciamo così, a litigare con l'uomo e se ne andò, scappò. Allora Dio mandò 3 angeli a catturarla. I 3 angeli, secondo una fiaba ebraica, sono Snoi, Sasnoi e Smaglov. Allora Snoi, Sasnoi e Smaglov corrono in giro per il mondo alla ricerca di Lilith. Una volta beccata Lilith, lei dice che lei è stata creata, e qua c'è questa cosa che non si capisce, per uccidere i bambini, per spaventare i bambini, eccetera, e comunque lei è al pari di loro e non vuole essere sottomessa all'uomo. E promette ai 3 angeli, Snoi, Sasnoi e Smaglov, che lei non avrebbe mai ucciso o tormentato bambini col loro nome, che avrebbero dovuto lasciarla libera. Non si capisce poi cosa successe, se Lilith fu lasciata libera o cosa successe. Quindi Lilith in realtà è sì uno spirito negativo, in questo caso perché disubbidisce a Dio, ma non è detto che sia la moglie del diavolo, il quale disubbidisce a Dio in un altro momento e per altri motivi. Allora essere Lilith veramente la prima donna creata assieme ad Adamo e successivamente essere stata creata Eva? Questo senza entrare ovviamente in uno studio teologico, diciamo solo da quello che si evince, si legge dalla Genesi, potrebbe essere come potrebbe non essere. Questo non lo si capisce dalla lettura in ordine cronologico. Quindi Lilith sicuramente non è la moglie del diavolo, come mi è stato chiesto di chiarire se lo è e lo è. Era però uno spirito poi dimostratosi negativo. Spero con questo di aver un po' chiarito la storia del diavolo, di Satana. Ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Se vi piace un po' capire, cercare di capire un po' queste cose tra la leggenda, la realtà, il racconto, la storia, e magari vedremo di fare altri video a tema. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like, condividete, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Armando.